Cari amici, sì, siamo ancora in terra tedesca, dalla splendida porta di Brandeburgo. Benvenuti in questo nuovo video. E voi direte, sì, ma diteci l'argomento del video. E lo sapessi ragazzi, queste aperture io le monto un po' a casaccio. Ma dal titolo del video probabilmente lo avrete già capito. Questo sarà un video serissimo. Andremo in giro per tipicità tedesche berlinesi. E oggi a pranzo la tocchiamo piano. Partiamo subito con una bella schnitzelona, come sanno fare qua a Berlino, e un piatto che non abbiamo ben capito se è una cosa tedesca. Speriamo che lo sia. Gli amici italiani a Berlino, fateci sapere. Non sappiamo neanche dire come si chiama, tra l'altro. No, assolutamente. Perfetto. Il nostro tedesco si limita a Breme, Rummenigge, Völler, Riedle e Beckenbauer. Tra l'altro, a proposito di citazioni calcistiche, la mia precedente citazione relativa ai mondiali 2006 calza a fagiolo perché proprio in questi giorni si giocano gli europei. Ora, probabilmente quando voi vedrete questo video noi saremo già usciti clamorosamente. Devi credere nella tua squadra. Ci devo credere. No, ma siccome in questo momento siamo ancora belli, tranquilli, pacciarotti e qualificati, io onestamente faccio ancora un gran tifo. E proprio nel momento in cui arrivano le birre, potete notare lo sguardo di Franci che vorrebbe sotterrarsi. Perché, cari amici, vorrebbe sotterrarsi? E solo chi di voi ha visto il video al do di Davide Oldani può apprezzare la profondità delle mie esternazioni. dirò solo una parola: Alberto Marchesi. Ciao. Voglio dire, anche i più bravi sbagliano, Ma era per vedere se eravate attenti. Come dite non regge? Pazienza, beviamoci su. E niente raga, siamo rimasti io e voi perché Franci è troppo impanicata nel cercare di capire che cacchio scrivere come commento in evidenza per giustificare la sua gaffe, chiaramente ingiustificabile. Eravamo venuti a Berlino per un altro motivo, poi Franci quando hai tempo. Arrivo raga, arrivo. In tutto questo sono arrivati due piatti veramente molto belli da vedere, ora li assaggeremo. La mia è una schnitzel, cioè a cotoletta, che è un piatto super tipico tedesco, e invece Franci ha preso una cosa ancora più tedesca secondo me a guardarla così, che è una salsiccia con dei canederli, cavolo, salsine, e questa carne qua non so cosa sia, però sembra veramente molto bello. Penso che dopo questo pasto non mangeremo fino a domani. Adesso smettiamo di parlare del video di Davide Oldani. Ma soprattutto pensa se dovesse mai vederlo Davide Oldani. Ma di sicuro lo vedrà Davide Oldani. Già è tanto che l'hai chiamato Davide Oldani e non Fausto Oldani. Sei molto carina, devo dire, nonostante le cazzate che dici, sei comunque molto carina. Guardate che carina questa schnitzel, che presenta davvero molto bene. Speriamo che mantenga anche le aspettative da un punto di vista di gusto. Mi fa ridere perché nel momento in cui hai messo in bocca il tuo colesterolo ha chiamato in diretta l'ambulanza. Devo dire, è buona. La frittura non è assolutamente pesante, sembra veramente ben fatta. Mi verrebbe da dire che abbiamo subito azzeccato pronti via il posto dove fanno la schnitzel buona, ma è anche vero che molto probabilmente qua la schnitzel buona ve la fanno anche gli elettrauto e gli edicolanti. Allora, dimmi innanzitutto di che animale si tratta, perché non ho capito. Sarà maiale. Coscia di maiale, è molto buona. Non vedo l'ora di assaggiare sia il tuo maiale che la tua salsiccia. E anche il cavolo sotto mi ispira molto. Quella salsina che cos'è? Questa è una riduzione. Ma soprattutto perché non ho preso io il tuo piatto, ora che ci penso? Allora, fammi assaggiare i canederli, classiche polpette di pane. Buono ragazzi, non è molto leggero, ma d'altronde noi che cavolo ce ne frega. Qua indubbiamente sono più a casa mia. Cacchio che buono. Questo è un prosciutto arrosto praticamente. È super. E posso dirti che mi piacciono un sacco anche questi cavoli. È buonissimo. Senza togliere alla schnitzel, che è buona anche lei, però è un po' più piatta come sapore. Questo è davvero molto goloso. Assaggio anche subito la sausizza, però vado anche di salsina. Questa salsina cos'è? Per le senape, facci piano. Giusto? Bello, sono felice. Questo posto promosso. A little longer than a few minutes later. Ma di preciso, dopo una schnitzel da 8 etti, una salsiccia e un prosciutto arrosto, dobbiamo andare a un mercatino delle pulci bellissimo berlinese, quando si potrebbe andare a fare un pisolino. A me sembra un'ingiustizia bella e buona. Ed ecco a voi il resoconto onesto di Franci. Per me è super approvata la schnitzel, mentre invece il piatto di maiale,
Io invece, che sono l'unico che può dire me, tra l'altro perché tu non possiedi la maglietta, io vi dirò che il lato mio è promosso tutto, sia la schnitzel sia l'altro piatto, e io aggiungo anche nota di merito ai contorni che mi sono piaciuti parecchio, sia il cavolo sia le patate acidine molto buone che accompagnavano la schnitzel. Abbiamo pagato, non lo sappiamo ancora, adesso ve lo diciamo, state calmi. Abbiamo speso, ragazzi, 56,50 € per tutto quello che avete visto, tutto buono, siamo in disaccordo come avete notato. Vabbè, fan di Giano andateci, fan di Franci pensateci su. Bene, e con l'occhio a mezz'asta ci dirigiamo verso questo fantastico mercatino delle pulci che svolterà probabilmente le sorti di questo video. Questo non è un mercatino di cose preziose. Diciamo che qui lo spirito è come se stessi rovistando negli armadi del tuo vicino di casa. Se io fossi capace mi vestirei solo in questi posti, ma sono una pippa. Allora, ho un problema, non riesco a capire se in questo posto i vestiti fan cagare oppure hanno fatto tutto il giro e sono super fighi. La seconda che hai detto. La seconda? Resto col dubbio. Ma non per altro, ma perché più che altro ti guardi attorno, vedi come sono vestiti gli altri e ti viene da dire comunque io con le mie magliette scrause sono ancora di gran lunga quello vestito meglio. Allarme Franci che mi sta guardando cose pericolose che non devi comprare. Allora Franci, se ti compri la maglietta di Yondal Thomasson... Sono la tua fidanzata? Sì, perché ti distingueresti, non tanto perché, perché è facile comprare la maglietta di Kakà e di Baresi e di Shevchenko. Compra la maglietta di Thomasson. Ma non è male, bella, 25 € per una maglietta usata di Thomasson. Cioè, mi stai dicendo che il buon Yondal Thomasson vale meno di 25 € per te? Sì. Sei fuori. Comunque è una zona mega pazza, ragazzi, perché tra vestiti vintage più o meno discutibili, zone dove si beve, poi improvvisamente ti giri e c'è gente che arrampica, così. Dai, alla fine comunque è interessante sto posto. Lo consiglierei per chi ha una bassa autostima rispetto a come si veste. Sei italiano. Voi venite qua, date un attimo uno sguardo e improvvisamente non vi sentite più me. Occhio, perché se invece riconoscete l'avanguardia di questo posto potreste peggiorare la vostra situazione. Comunque possiamo dire Camden Town, spostati, levati proprio. Un po' sì, lo possiamo dire. Secondo me sì. Vabbè, delle presine nuove per 5 €, non mi sembra questa spesa folle, mi sembrano trendy. E potevamo mica uscire da qua senza fare un acquisto. La signora mi sembra così contenta, penso che sia la sua prima vendita della giornata. Abbiamo comprato delle fantastiche presine. Le vedrete nei prossimi video. Ah, perché hai intenzione anche di utilizzarle quelle presine? Sì. Siamo finiti in questo panificio molto carino che si chiama Kite, non lo so. E abbiamo preso un bretzel, così. Bretzelino. Lo assaggiamo anche? Valeva la pena venire fino qui? Molto interessante questo bretzel, ma sai che non è niente male. Ha la stessa goduriosità di quando mangi una focaccia. Anche Dai! Sì, è piacevole nello stesso modo, è un'altra cosa. Però è sfizioso, sia il sale ma anche l'impasto del bretzel. Non te lo aspettavi? No, è piacevole, vero? Ok, ora se è possibile anche averci del prosciutto, del formaggio in abbinamento, è perfetto. Later. A quanto pare se vieni a Berlino non puoi non provare il kebab E non provare l'ebbrezza della coda. e non provare l'ebbrezza della coda. Qui sono bravissimi a fare il kebab. Praticamente, Franci, possiamo dire che il kebab è un piatto tradizionale berlinese, visto che qua i turchi sono più dei tedeschi. Lo so, ce ne sono 1000 altri, lo so, ce li avete consigliati. Ah, piccola parentesi, ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto su Instagram e siete stati preziosissimi. Scusate se non abbiamo risposto a tutti, però vi assicuro che vi abbiamo letto tutti.
C'è un profumo pazzesco che arriva da dentro. Vi faccio vedere anche un po' di clip rubate alla preparazione del kebab. Ovviamente hanno un'ampia scelta di kebab fatti a piatto, fatti a panino. Noi abbiamo preso il classico, essendo la prima volta che veniamo. Mi ha chiesto che salse vuoi, che ingredienti vuoi, gli ho detto mettici tutto, nel dubbio. 245? Yeah. Signori, è arrivata questa fantastica mostruosità di kebab. Faccio fatica a dirvi cosa c'è dentro perché in realtà gli ho detto mettici tutto, sia di salse sia di ingredienti extra che ci puoi mettere. Questo però è il panino classico, quindi è il gemuse kebab, non so se si dica così, perché poi volendo hanno anche quello con la baguette, hanno anche quello col pollo, hanno il piatto. Questo è quello che dovete provare se è la prima volta che venite. Il problema adesso sarà, cioè farò sì che non sia un problema, però potrebbe essere un problema capire come addentarlo. Per addentarlo la regola è molto semplice: ignoranza. Direi che ci siamo. Il pane è bello croccante, la carne è gustosa, speziata, con la crosticina croccante. Sì ragazzi, ci sono le cipolle crude, è un kebab. Il kebab non ti arriva in punta di fioretto, è un kebab, cipollazza cruda. Insalata croccante, tutta una serie di salse. Non è particolarmente piccante. Come vedete Franci non riesce neanche a impugnarlo. È valso la pena aspettare questa mezz'oretta. È proprio porcoso. È un kebab. È curiosa questa cosa che a Milano facciamo la coda per fare colazione. Qua si fa la coda per il kebab. Però devo dire che è una coda che ci sta tutta. Il kebab standard, che è questo qua che abbiamo preso noi, costa 6,90. La versione baguette mi sembra costi €1 in più circa. È gigante. Obiettivamente una persona si sfascia se lo mangia. Sono molto curioso di provare anche l'Ayran, che dovrebbe essere una sorta di yogurt acqua e sale, una bevanda turca. Mi immagino che sia una sorta di estintore per il piccante, detto che poi il panino non è piccante. È salato, yogurt annacquato col sale. Detto così non mi ispira tantissimo. È molto strano. Sarà che mi aspettavo un'altra cosa? Ecco, ora ho capito di cosa sa. Sa di acqua della mozzarella di bufala. Immaginatevi una bicchierata dell'acqua della mozzarella di bufala. Dimmi se non ho ragione. Bevilo e mentre bevi pensa all'acqua della mozzarella di bufala. Un pochetto. Lui è venuto a raccogliere le briciole. Ma non dovevate venire qui, dovevate andare da Mustafa Gemuse Kebab. Molti scriveranno sotto questo video. Ora vi mostriamo perché non siamo andati lì. Oltre al fatto che qua tutti quelli che fanno il kebab si chiamano Mustafa. Ci sarebbe anche stato il problema di azzeccare quello giusto. Ecco, possiamo dire che il motivo principale sostanzialmente sia questo. Non siamo ancora neanche a metà, eh? Aspettate ancora un po'. Contate circa, sì, un'oretta secondo me. Come ben sapete voi, che peraltro ce l'avete suggerito. 2 ore di fila? No, grazie. Poi per carità sarà buonissimo, eh. Poi ci sarebbe stato anche da prendere il currywurst, però a sto giro non ce la siamo sentita. Mettiamola così ragazzi, se qualcuno riesce a convincerci che patatine con wurstel, ketchup e maionese, e sì va bene, a spolverata di curry, fa sto piatto incredibile, magari ci viene anche da provarlo, eh. Dissero quelli che si sono appena sfasciati un kebab. Sto aspettando che circa 1 migliaio di turisti si spostino. Visto che per conoscere bene i pretzel bisogna mangiarne più di uno, c'era un posto in periferia assolutamente non turistico che mi ispirava molto, quindi ho trascinato questa mattina Giano dall'altra parte della città per comprare un pretzel. E siccome aveva un sacco di cose fighe, ma tecnicamente noi stamattina la colazione dovremmo farla da un'altra parte, e la faremo da un'altra parte, voi la vedrete in un altro video, abbiamo preso anche, Franci, Il butter croissant che mi ispirava molto, il pretzel che io ho sempre detto con la P, mi piaceva molto perché qua è sottilino e qua è spessone. Vedete com'è stiloso questo pretzel? Io l'ho visto sull'internet, ho detto devo venire ad assaggiarlo. Questo me lo aspetto un pochettino più biscottoso. esattamente, è molto piacevole anche questo, ma rispetto all'altro pretzel questo è più biscottoso e si avvicina di più. Avete presente i pretzel microsalatini? Quelli dei salatini. Esatto, si avvicina più a quel mondo lì. Personalmente buono, ma preferivo l'altro pretzel.
Vabbè, poi c'è la parte più panosa. Assomiglia ai salatini perché l'ho morso qua. Mordendolo qua invece c'è la parte più panosa con i cristalli di sale che è super buona. E sembra un po' il salatino della festa delle medie, se lo mordi da lì, Però questo è buono, quello della festa delle medie non è buono. Molto diverso da quello che abbiamo già mangiato, ma è molto buono. Solo per spirito di sacrificio assaggiamo anche il croissant. È buonissimo, molto burroso, salato. Porca miseria, ma questo posto è validissimo. Assaggialo, è perfetto questo croissant. Che bel rumore scrocchiarello. Burroso anche qualcosa oltre il giusto. Molto ben fatto. Croissant vuoto, ma regolare. Se passate da questa zona, posto assolutamente di livello. È un panificio, ragazzi. Molto bello questo posto, c'è da dire che gli manca un centimetro per diventare il muro pieno di chewing gum di Romeo e Giulietta, ma per il momento è ancora molto bello. Questo dovrebbe essere un posticino super giusto. Bistrò di tipicità tedesche. Cominciamo con 2 antipastini veloci, una coppia di gherkin, cetriolini sott'aceto e un'insalata di finocchi. Finocchi e noci, quelle Le sopra. noci sono caramellate. Ci piace. Che buona, ragazzi, super sfiziosa, assolutamente non punitiva, perché uno magari pensa insalata di finocchi, molto buona. Assaggiamo un cetriolino, è un classico gherkin, è un classico cetriolo sott'aceto, ma è molto sfizioso. La cosa che rende interessanti questi cetriolini è che non sono solo sott'aceto, ma sono come stati preservati in una salamoia raffanata. Sono super interessanti. Una premessa, questo posto aveva un menù molto corto, 2 antipasti, 2 piatti principali, un dolce, che ruotano tutti i giorni. Per noi generalmente questo è indice di un posto buono. Diffidate dai posti con i menù lunghissimi. Ogni giorno il menù cambia. Oggi ci tocca mangiare il pesce fritto, non mi ricordo che specie, ma è qualcosa che cresce nei laghi qui intorno, e un bel cavolfiore. Anneghiamo il tutto con una bella Pils da 0,40 se non erro, c'era anche da 0,20 ma poi mi arrestano se ordino quella da 0,20. Pesce, cavolfiore. Parto col pesce? Te ne apro uno a metà, molto fish and chips. Molto tedesco. Molto tedesco, sì, mi piace. Come potete vedere anche alla vista, non è che sia questo piatto incredibile, però nella sua semplicità mi sta piacendo un sacco. Il pesce è ben fatto, la panatura super croccante, ma anche le patate, questa salsina di accompagnamento che è fondamentale, e i cetriolini croccanti ci stanno molto bene. Questo è un piatto super promosso. Questo piatto, che visivamente sembra molto simile apparentemente al piatto del pesce, in realtà è un cavolfiore panato. No, secondo me è bollito e poi ci hanno colato sopra Non è una salsa fatta di pane e burro. Sono crumble burrosi che con il cavolfiore ci stanno veramente bene. Queste briciole di pane colano burro, molto buono. E anche tutte queste erbette qua intorno. Come potete vedere coi vostri occhi non sono piatti instagrammabili, sono piatti buoni. Madonna, stavo morendo. Allora, prima di schiantarmi su un gradino, localino molto interessante, piatti buoni, semplici. Cucina tedesca. Noi vi consigliamo di venire qui perché ogni giorno cambia il menù. Abbiamo visto su Instagram, c'è la schnitzel, c'è il polpettone, ci sono i canederli, dipende. E ogni giorno vi beccate un piatto. Pochi piatti ma buoni, fatti dalla nonna berlinese. Quindi sono molto soddisfatta perché io cercavo proprio un posto così dove mangiare a Berlino. Spero che questo video di tipicità tedesche abbia soddisfatto la vostra curiosità. Torneremo a Berlino perché dobbiamo continuare a esplorare. Richiuderemo le valigie e ritorneremo a prenderci la coppa. Anche perché questa qua mi sa che è come la sensazione che non la prenderemo. Bene, ciao ragazzi. Ci vediamo al prossimo video.